Una piccola parentesi, Monica, chiama Bergoglio. Merdoglio, l'abbiamo appena chiamato, l'abbiamo appena visto. È protagonista, diciamo, presente in una delle entità mentali della nostra amica di oggi, perché ha inserito Pachamama nella chiesa. Lo abbiamo appena visto nel G7. I meloni l'hanno voluto fortemente. Perché sulla carrozzina, Merdoglio? Allora, in verità a me vengono degli insetti della terra, come se in realtà, allora io credo che lui sia già sottoterra, ok? Poi c'è quest'altra cosa lì, piazzata su questa sedia a rotelle, che in realtà è come se preannunciasse anche il pubblico, diciamo così, no? Andare sottoterra. Quindi è come una fase poco prima, no? Mhm. Ehm, Però è come se in un certo senso, mh, tanto sono andati un po' tutti sulla sedia a rotelle, no? Non è l'unico che è andato sulla sedia a rotelle. Mm, Però sembra diverso questo passaggio sulla sedia a rotelle, sembra quasi, non lo so, perché me lo mette su dentro come se fosse una scuola, come se in realtà nel momento in cui questo andrà veramente sottoterra, dalla sedia a rotelle andrà sottoterra, ci sarà una trasformazione. Perché me lo mette dentro una scuola come se ci sarà uno step importante di apprendimento, di evoluzione. Cioè quando scomparirà il Papa Nero? Sì. Quando scomparirà il Papa Nero? Allora, allora, mi viene settembre, però non riesco a capire se è 2024 o 2025. Bergoglio si è visto come tanti altri con un occhio tutto pesto, tutto rovinato. Gli hanno inserito il Vril, si chiama? Vril, giusto? Eh, Però, non so, questo lo vedo però di anni fa, credo, vero? Questa Mhm, cosa? Cioè, non è recente. Perché lo vedo su quello precedente, cioè non su questo attuale, ok? mhm. Questo attuale, boh, non lo so, lo vedo tipo, non so, un fantoccio attore, così, vabbè. Ehm, sì, sicuramente, era tipo come una cerimonia in cui c'erano più persone che hanno avuto questo tipo di pratica, Mm. Che non cos'è? era da solo. Il Vril, che cos'è? Sembra essere un vermetto alieno che poi comanda completamente l'essere umano e che l'essere umano accetta come grado di controllo subito finale. A me in eterico mi viene come se fosse una lente, cioè nel momento in cui tu inserisci questa specie di, alla fine come se fosse, eh, allora è piccolo, poi quando lo inserisci si allunga e Mhm, allora sembra lì un verme, ok? Ma non quando è inserito, non lo vedo quando è inserito, lo vedo puntiforme. mhm. Ed è come se in eterico creasse una specie di lente gialla e quella lente gialla è controllata da delle forze esterne, da quell'occhio, ehm, non so, lui forse era destro, adesso io vedo l'occhio destro, Mhm. ehm, da questo occhio vengono controllati completamente i suoi pensieri e le sue azioni. Ok, questo non è più il vero.
il vero era coinvolto nello scandalo, nel, nel genocidio dei desaparecidos in Argentina. Sì, destinati a traffici umani, mi dice, perché ancora prima che tu formulassi la domanda, a me è venuto fuori proprio questa espressione qua, traffici umani, per cui di fatto facevano anche scomparire molte persone per destinare poi queste persone alle più svariate funzioni. G7, che è successo? Debriefing. So che tu non vuoi. Se non vuoi, non facciamo, eh. Allora, perché non è finito. In verità non è finito. Io vedo come tappa fondamentale la Sicilia, come se si creasse una specie di triangolo. È possibile un triangolo? Sì, dal sud, Sicilia, nord, perché hanno fatto, facciamo appunto lì in zona vicino alla Svizzera, no? In Mhm, Italia, zona vicino alla Svizzera, mi viene questo triangolo. Quindi deve essere compiuto il triangolo mhm. Quindi sono andati in per Sicilia? Stanno facendo cose in Sicilia? Dove? no, credo che ci debbano andare. Dico Ah, male? non lo so. Allora, a me viene questo triangolo in cui c'è dentro la Sicilia, ok? Dove effettivamente c'è un'altissima concentrazione di basi in NATO. È come se questo dominio qua, chiamiamolo occidentale, che include sì, l'America, l'Inghilterra e l'Europa, non volesse mollare l'Italia, ok? Non volesse passare il testimone all'Oriente. E quindi sta cercando, diciamo così, di creare questa specie di ulteriore sodalizio con queste forze oscure, perché Mhm. così gli è stato detto di fare, e praticamente è come se fosse un reclamare, un riaffermare il controllo su tutta l'Italia, perché l'Italia ha un potenziale energetico incredibile. Ok, il lavoro Eh, di Ad Eternum ha dato fastidio a quello in Italia, insomma, in Puglia, appena concluso, sì. allora, mi fa vedere come se avesse agito in uno strato di questa vicenda. Mhm, Però questa vicenda è come una torta a mille foglie, mhm, ha veramente tanti strati. Molti alcuni sembrano evidenti, dichiarati, no? mhm. Che poi sono fondamentalmente intorno alla guerra. Però ci sono ancora altri strati più profondi. ehm, è come se ci volesse, non so, più partecipazione da parte di ciascuno di noi nel nostro privato. Fai un esempio. Um, ed è perfetta Gladys in questa cosa, come a voler comprendere che tutto quello che sta succedendo per esempio adesso in Italia, no? Su G7, così con 1000 appuntamenti, 1000 incontri, si girano l'Italia questi qui. Noi abbiamo scelto di nascere in Italia. Quindi noi abbiamo scelto di specchiarci in questa situazione qua. Noi abbiamo il dovere all'interno della nostra vita personale di guardare quali aspetti di tutto questo non sono risolti dentro di noi, specialmente riguardo alla guerra, perché anche in Gladys c'è questa tematica della guerra. Ok, quindi l'Ad Eternum nuovo, ognuno di noi non lo mette nel G7 siciliano, ma in se stesso. Esatto, esatto, esatto. Un'amica mi ha fatto ascoltare un vocale in cui chiede alla figlia
cosa pensa del G7. La figlia, che sa qualcosa degli Ad Eternum, dice che mette un Ad Eternum per cacciare, lei è pugliese, per cacciare il G7 dalla sua terra. Che è successo in quel caso? L'amica sai chi è, no? Sì. Mm. La poetessa. Eh. Ehm, In realtà è come se lei l'avesse messo all'interno del proprio contesto scolastico. Mhm. È come se fosse riuscita a condividere questo con gli altri bambini. L'ad eternum di un bambino vale quanto rispetto a quello di un adulto? Dipende dal bambino, però nello specifico mi viene 30 per. Mm. Bene, chiusa qua.